se c'è una cosa che ho imparato è che la parola TikTok e la parola palestra non stanno bene insieme. È un matrimonio che non sa da fare. Era un giorno come tutti gli altri. Sveglia, palestra, lavoro e tra una pausa e l'altra ricevo un messaggio da mia mamma. Un link non malevolo per fortuna che mi reindirizza verso un libro il cui titolo non poteva che catturare la mia attenzione. Manga Workout. Lo conosci? Chiese mia mamma. No, risposi. E da lì un semplice gioco di sguardi mi fece capire che c'era solo una cosa che dovevo fare. Uscito a novembre 2024 alla modica cifra di 9,90 €, il libro scritto dal TikToker John Arthur Rosaros ha un obiettivo molto chiaro: essere una guida per chi inizia ad andare in palestra. Facile da capire e senza terminologie e spiegazioni eccessivamente tecniche. Qui si parla di tutto, dall'allenamento al riposo, arricchito da citazioni delle serie giapponesi più famose, da Dragon Ball a One Piece, passando per JoJo e My Hero Academia. La missione secondaria non è da meno. L'autore vuole combattere lo stereotipo del nerd rachitico o fuori forma. Ed è una cosa su cui mi trovo d'accordo. Una persona può essere in forma e allo stesso tempo coltivare più passioni, senza per forza che una consumi l'altra. Ne ho parlato in precedenza in questo contenuto che vi invito a recuperare se ve lo siete persi. Nel capitolo dedicato all'allenamento, dopo una breve spiegazione sulle split più usate e su come impostare la prima scheda, viene proposto un esempio di routine da seguire, un upper lower su 4 giorni alla settimana. Per ogni giorno sono indicati esercizio, serie di avvicinamento e allenanti, le ripetizioni da eseguire, non in range, tempi di recupero, consigli sull'esecuzione e un simpatico QR code che permette di vedere online una dimostrazione della seduta. Tenendo in considerazione che il target di riferimento sono le persone che si approcciano per la prima volta in palestra, emergono sin da subito le mie perplessità. Innanzitutto, penso che 4 giorni alla settimana siano eccessivi, quando si potrebbe iniziare benissimo con 2-3 giorni alla settimana. Dopodiché possiamo notare che per ogni esercizio sono previste 3-4 serie. Tenendo conto che nel capitolo successivo, dedicato al sovraccarico progressivo, proporrà per alcuni di questi un aumento delle serie, passando a 5 per esercizi come leg extension e leg curl, possiamo già dire che il volume risulta eccessivo e inappropriato già per un intermedio avanzato, figuriamoci per un principiante. Di conseguenza, un numero così alto di serie si ripercuote negativamente sugli altri parametri, quali numero di ripetizioni e tempi di recupero, rendendo l'aderenza della scheda difficile nel tempo. La selezione degli esercizi è buona, tuttavia, se proprio devo rompere le scatole, penso che ci siano nei giorni di upper troppe variazioni di esercizio per il petto. E sia chiaro, non lo dico perché sono una ragazza, ma non ci sono neanche le croci ai cavi. E di conseguenza si potrebbero mettere le spinte verticali nei giorni di upper anziché in quelle di lower. Infine, nonostante i consigli sulle esecuzioni siano molto buoni, sono presenti un paio di errori che, secondo me, non possono passare inosservati. Le scapole negli esercizi di spinta dovrebbero essere libere di muoversi e non addotte e depresse. E non ci sono delle controindicazioni sul lockout in pressa. E dopo il bastone arriva anche il momento della carota. Vorrei fare i complimenti a John per aver dedicato un paragrafo al galateo della palestra. Mettere a posto i pesi, usare un asciugamano, salutare le persone, anche un semplice ciao! Basta. E mantenere una buona igiene. Penso che siate d'accordo con me che per questo si meriti un bel applauso.
Nel capitolo dedicato all'alimentazione, dopo una breve panoramica su come calcolare il fabbisogno energetico, cosa fare per aumentare e perdere peso, macronutrienti, micronutrienti e integrazione, John propone un esempio di dieta da seguire in base ai propri obiettivi. Il piano presenta 6 pasti, i 3 principali, uno spuntino di metà mattina, un pasto pre-workout e un pre-nanna. Personalmente sono dell'opinione che un principiante non abbia bisogno di fare tutti questi pasti. Inoltre, non capisco come mai nel pasto pre-allenamento abbia messo il burro d'arachidi, dato che solitamente il quantitativo di grassi nel periodo intorno all'allenamento dovrebbe essere relativamente basso e poi, paradossalmente, nel pre-nanna non li mette. Un'altra cosa che mi fa storcere il naso è il quantitativo proteico nell'opzione ipocalorica, inferiore rispetto agli esempi di mantenimento e ipercalorica, quando sappiamo bene che in una fase di definizione, per mantenere la massa magra e avere un senso di sazietà superiore, so bene che l'alimento più saziante in verità sono i carboidrati. Le proteine per forza di cose devono essere elevate. Infine, all'inizio di questo capitolo, l'autore consiglia quelle che sono secondo lui le migliori fonti alimentari per macronutriente e invita il lettore a scegliere non solo in base alla qualità, ma anche tenendo d'occhio il portafogli. Peccato che, sia nelle diete di esempio, sia in una seconda tabella, vengano proposti alimenti come il tonno in scatola e l'avocado. Il primo non è poi così sano e il secondo costa caro sia al mio portafogli che all'ambiente. In uno degli ultimi capitoli del libro, John consiglia un anime sulla palestra, serie che ho visto quando uscì in contemporanea col Giappone. Risulta molto gradevole per la componente comica e i riferimenti al mondo della palestra. Tuttavia, la parte nozionistica risulta ancora abbastanza arretrata. Basti pensare che, nel manga originale, vi sono un paio di capitoli dove vengono spiegati i benefici di HMB e BCA, integratori che, secondo gli studi, non servono praticamente a niente. Se comunque desiderate farvi 2 risate a tema palestra, questa serie fa decisamente al caso vostro. Adesso però tocca a me. E cosa c'è di meglio di un consiglio? Ovvio, 2 consigli! Il primo è un manga, Macho Max, di cui ho parlato in questo video e che ti invito a recuperare se te lo sei perso. Mentre il secondo è un webtoon, ossia una tipologia di fumetto che, anziché essere sfogliato, viene scrollato, Swallmates. La serie narra le vicissitudini di Alex, una nerd palestrata, proprio come il nostro John, alle prese con la vita universitaria, tra amore, palestra e videogiochi. La trama è lineare, semplice, contiene momenti comici ma affronta anche temi delicati, come la visione di se stessi in un corpo nuovo e il rapporto con gli altri, amicizia, bullismo e tanto altro ancora. Ciò che caratterizza l'opera, oltre a strizzare l'occhio agli appassionati di palestra, anime, manga e videogiochi, è il disegno al limite del realistico e che, per ovvie ragioni, nel corso dei capitoli è stato ridimensionato. In conclusione, seppur l'autore abbia avuto come obiettivo quello di diffondere un messaggio positivo, ossia guidare chi inizia un percorso in palestra e combattere lo stigma dietro la figura del nerd, gli esempi proposti per diete e allenamento non risultano adeguati al suo pubblico di riferimento e i contenuti che si salvano sono ben pochi. Per quanto riguarda la parte del libro relativa al mondo manga e anime, onestamente non mi sono sentita rappresentata dalle citazioni proposte e ho trovato alcuni capitoli abbastanza cringe. Non riesco a capire come mai John si definisca un nerd, ma nel libro abbia citato e consigliato serie mainstream. Mi sarei aspettata un qualcosa di più sofisticato, che non si fermasse alle solite 4 serie che conoscono tutti. Tutto ciò ha provocato in me una profonda tristezza, perché, in quanto appassionata, mi fa prendere ancora di più le distanze da una community che in teoria dovrebbe essere formata da persone con cui condivido gli stessi interessi. Insomma, il sovraccarico progressivo non si applica solo in palestra.